Ciao a tutti da Mirko, oggi vediamo come visualizzare il segnale analogico negli occhiali DJI. Di solito chi prende gli occhiali DJI fa un taglio con l'analogico e non è più interessato a questo tipo di tecnologia, anzi è anche sempre più frequente iniziare direttamente col digitale senza passare per l'analogico. Tuttavia ci possono essere dei casi dove analogico e digitale coesistono, perché magari siamo passati da poco a DJI e abbiamo ancora molti modelli col vecchio sistema. Per evitare di portarsi dietro due occhiali, una scelta molto pratica potrebbe essere aggiungere un modulo analogico ai visori DJI, in modo da poter scegliere tra analogico o digitale a seconda delle necessità. In commercio ci sono varie soluzioni, io ho optato per questo adattatore tipo DJ Adapter, se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione. Facendo un veloce unboxing, oltre all'adattatore ci viene dato un cavo per l'alimentazione, uno per il video e due viti per fissarlo. Nella parte interna abbiamo tutta l'elettronica che è già pronta all'uso, noi non dovremo saldare nulla. A questo punto quindi non ci rimane che aggiungere il modulo e la relativa cover. Ok, come vedete ho già montato il modulo. Vi faccio notare che la forma dell'adattatore riprende quella degli occhiali Fat Shark, quindi possiamo usare qualsiasi modulo e cover compatibili con i vecchi occhiali analogici. Adesso possiamo montare l'adattatore, iniziamo rimuovendo questi due viti e togliamo la cover originale. Ok, a questo punto posso dire di aver finito perché non c'è altro da montare. Sul lato dell'adattatore ci sono tutte le connessioni, partendo dall'alto abbiamo il video, l'alimentazione e l'audio. Per quanto riguarda l'alimentazione possiamo collegare l'adattatore in linea diretta con l'IPO da 2 a 4 celle, sarà poi il circuito interno a fornire l'alimentazione giusta al modulo. Per quanto riguarda l'audio invece possiamo collegare un auricolare come facevamo con gli occhiali Fat Shark, in questo modo se la VTX ha un microfono integrato è possibile ascoltare l'audio dei motori. Quindi collego un'estremità di questo cavo nell'uscita video dell'adattatore. Poi collego l'altra estremità nell'ingresso video DJI. Ora collego il cavo alimentazione al modulo. Poi agli occhiali. Per finire collego il cavo alimentazione DJI a quello dell'adattatore. Molto bene, il modulo funziona perfettamente. Ora per visualizzare il segnale analogico nel visore vado in Settings, poi in AV-In. Inoltre se abbiamo una micro SD possiamo registrare senza problemi il DVR premendo il tasto REC. La qualità della registrazione è nettamente superiore a quella del DVR Fat Shark, che dava una compressione eccessiva ai filmati registrati. Ed eccoci arrivate alle considerazioni finali e possiamo dire che se volete usare un drone analogico abbinato agli occhiali DJI, questa soluzione risulta essere molto valida in quanto è molto semplice e veloce da installare ed eventualmente da rimuovere. L'unico punto a sfavore potrebbe essere che vi preclude l'utilizzo di antenne tipo patch, come ad esempio le Lumineer Axi. In questo caso potete valutare un portamoduli da mettere sul lato, anche se a mio parere risulta essere più scomodo di questo. Perfetto, per oggi è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi e attivate la campanella. Per supportare il canale vi ricordo di acquistare sempre attraverso il link in descrizione o diventandomi patrons cliccando il link a fine video.